Io mi chiamo Nicola Fonsa, sono in engineering dal 2008, faccio parte di testing del progetto Dive, piattaforma che viene molto customizzata in base alle esigenze del cliente, costruisce per la gestione dei processi di catena di montaggio. Sin da quando sono stato ragazzo non sono mai stato visto come quello da proteggere, ma quello che poteva fare. Diciamo che l'informatica è una cosa che ho scelto sin da ragazzino. Da quando a 8 anni programmavo in Basic col Commodore 64. Sin dall'inizio, sin da quando ci sono state le scelte scolastiche, non ho scelto di fare i cosiddetti corsi professionalizzanti per le persone con disabilità, ma ho scelto di fare i percorsi normali, liceali, e questo mi ha portato a essere prima di tutto uno dei pionieri in queste cose, perché anche all'Università di Genova sono stato il primo disabile a essere inserito in materie STEM. Poi una cosa particolare che mi è successa: invece della laurea triennale mi prendo il magistrale e mi dico tanto lei non riuscirà mai a lavorare, mai a essere inserito in un vero posto di lavoro, e invece ho dimostrato l'esatto contrario. Infatti sono un dipendente engineering pienamente inserito, e non certo con una borsa lavoro, ma con un vero lavoro. L'uso delle tecnologie certamente può eliminare o comunque attenuare la diversità fisica, ma questa deve essere accompagnata da un processo di accettazione da entrambe le parti dei propri ruoli, cioè sia la persona con disabilità non deve nascondersi troppo dietro la propria disabilità, sia i colleghi devono accettare anche un po' trovare il trade union per le due cose. Ma questo quando c'è la volontà di entrambe le parti di non mettersi sulle barricate succede. Io ne sono la piena testimonianza. Questa diversità è sparita senza neanche dire deve sparire, è sparita in maniera naturale. I colleghi non si ricordano assolutamente la mia disabilità e si interagiscono con me proprio come un collega come tutti gli altri. Personalmente faccio questa battaglia di vedere le persone con disabilità come persone, quindi con i loro difetti, con i loro pregi e anche con le loro capacità di essere inseriti e di dare un contributo anche nel mondo del lavoro, nel mondo sociale e nella politica. Insisto molto sul termine persona proprio perché il mio modo di vedere è vedere la carrozzina, i simboli della disabilità come una parte di me, ma non me, ma come dei mezzi. Io quando entro qua entro come Nicola. Io vorrei vedere le cose evolversi in maniera che anche l'esempio che stiamo portando qua diventi una normalità, per cui diventi normale che una persona con disabilità venga assunta, ma non perché deve coprire una quota, ma perché questa persona fa parte di un organico. Ho un sogno che quello che faccio io non sia una cosa rara, ma diventi la normalità, e questo è il mio vero sogno, perché la vera autonomia delle persone con disabilità si crea inserendole nel mondo del lavoro e facendogli vedere anche le difficoltà del mondo del lavoro. Io penso che una persona con disabilità prima di tutto sia una persona.